Oh, guarda che c'è Nicola Giang! Benvenuti in questa nuovissima puntata. Oggi ci troviamo in Sardegna e in questo video vi porto per la prima volta nella mia vita in questa isola famosissima per il suo splendido mare. Ma dato che quest'anno l'estate è finita prima e io sono venuto apposta per il cibo più tipico e nascosto, andiamo direttamente nell'entroterra. Sicuramente in Sardegna ci sarà un botto da mangiare, ma uno dei cibi che mi ha incuriosito di più sicuramente è il formaggio con i vermi vivi, che è considerato il formaggio più pericoloso al mondo. È vero, non è facilissimo da trovare, ma dopo tantissimi tentativi ce l'abbiamo fatta. Che dite? Riusciremo a mangiarlo? Tenetevi comodi che oggi mi sento un leopardo. buona visione! Raga, sono sfinito, ci siamo svegliati prestissimo. Proprio stamattina la macchina mi è apparso tipo la spia gialla. Mi diceva che avevo le ruote sgonfie. Tutto di fretta, che cacchio, da Firenze. Dovevo guidare fino a Livorno per prendere il traghetto per la Sardegna. Oh, stiamo per arrivare. Non vedo l'ora, cioè è la prima volta che vado in Sardegna. Sarà un mondo da scoprire. Poi mi è venuta fame e ho preso anche un po' da mangiare perché ieri mi sono scordato di farmi la scorta. Mi ero proprio scordato di dover fare 8 ore di viaggio. Abbiamo speso in totale per una lasagna e patatine fritte 17,70 €. Poi ho fatto aggiungere anche un ketchup. Sapete quanto mi è venuto? 80 centesimi con un sacchettino così di ketchup. Però è buono, eh? Oh, ci vediamo in Sardegna. Ed eccoci in Sardegna. Ieri sera, raga, abbiamo fatto tardissimo. Siamo scesi dal traghetto alle 6. Traffico pazzesco lì all'uscita. E poi non so chi me l'ha fatto fare, ma abbiamo trovato un'abitazione a Barisardo. E perciò sì, abbiamo fatto altre 2 ore e mezza di macchina al buio perché nelle strade erano senza luci, curve su curve. Adesso andiamo a fare la colazione. Chissà cosa propongono nei bar qui in Sardegna. Comunque questi giorni sono in un appartamento bassissimo. Solo stamattina ho sbattuto per ben 2 volte la testa, perciò se mi vedete un po' rincoglionito è a causa di quello. Raga, stavo cercando un cestino, devo buttare la cattina di salsiccia e l'ho trovato. Ho fatto, ma qui ci stanno i bidoni. E poi ho guardato meglio ed erano questi qui, che pensavo fossero delle buche della posta. Io che l'altro giorno giudicavo i marciapiedi di Firenze, guardate qui, a Barisardo sono strettissimissime. Lì si possono passare 8 camion in contemporaneamente. Raga, mi sono svegliato tardi, colpa mia, infatti guardate qui, nei bar è quasi vuoto tutto. Oh, c'hanno pure il babbaino, il mini babà. Questa è la nostra prima colazione in Sardegna. Sono dei mini bomboloni. Bombolonoso un bel po'. Wow, buonissimo. Abbiamo fatto la colazione, 2 cappucci e 2 mini bomboloni, 5,40 €. Ci sta, dai, siamo nella media, come del resto dell'Italia. E adesso torniamo su un appartamento. Però, c'è sta strada che... Sono i cagnolini, ok, carini, no? Sono senza guizzaglio e stanno liberamente qui. Fino a uno mi ha pure rinviato, che paura. Salsiccia non fa niente. Salsiccia, proteggimi tu. Erano qui mi pare. Ah, ma è lì il pincher. Cosa fare? Anche te c'hai paura, si vede che c'hai paura. Però per evitare l'attacco clandestino dei cani abbiamo bracciato. Guarda, ma c'ha paura anche lui. No. Che carino. E poi pure qui c'è un bestione, c'è un cane grossissimo. Adesso, sentite, fortunatamente lui è all'interno del cortile. Eccolo. Oddio. Oddio. Sì, c'è digli qualcosa. Oggi siamo svegliati prestissimo, andiamo verso l'interno della Sardegna, non più nella costa Smeralda. Noi siamo venuti in Sardegna per mangiare e in Sardegna si mangia sano perché il posto dove andremo adesso è il paese più longevo del mondo e si trova qui in Sardegna e io non lo sapevo, l'ho scoperto adesso, cioè ho trovato un'abitazione lì, un agriturismo e poi ho fatto una ricerca di quel paesino lì. Che culo! Andiamo a prendere l'elisir della lunga vita. Poi fortunatamente dista anche pochissimo da dove stavo io prima, a Barisardo, 1 oretta e mezza
ci arriviamo. Poi guardate che spettacolo di paesaggio, cioè. Guarda raga, è pieno di fichi d'India. Montagne di fichi d'India. È tutto un fichi d'India. Fichi di Sardegna, semmai. Ma è fichi d'indioso un bel po'. Adesso mi fermo e chiappo qualche fico d'India. Però ho paura delle spine, non c'è neanche una busta. Siamo arrivati! Seulo, il paese dei centenari, la comunità più longeva al mondo. Che è Pig Stop? Se sei un maiale ti devi fermare. Io sono un maiale? Sì, mangio come maiale, dai, mi fermo. Prima tappa, primo cibo da mangiare. Abbiamo trovato un posto dove si mangiano piatti tipici, soprattutto formaggi. Buongiorno. Io sono Massimo. Nicola. Noi siamo un caseificio artigianale, quindi facciamo il formaggio come si faceva prima. Mungiamo, facciamo il formaggio, niente pastorizzazione, niente fermenti. Allora, Ok. Grazie. 2 stagionature di pecora, più fresco e più stagionato, 2 stagionature di capra, più fresco e più stagionato. Questa non è la birra, raga, ma all'interno c'è il vino. Vino rosso della casa. Perciò per incominciare mangiamo un bel formaggino, un bel pecorino. Com'è? Buonissimo. Guarda quanti salumi qui. C'è prosciutto. C'è il grasso che lo rende un po' croccante. Pancetta. Bello unto, olioso, che ti scoppia tutto l'olio all'interno della bocca, bello croccante, profumatissimo. C'è il vino rosso qui della casa che si sente pochissimo l'aspro, è un po' dolce, veramente veramente buono. Qui abbiamo una rivisitazione della caprese, pane carasau, mai mangiato in vita mia. Croccantissimo. Il pane carasau si chiama anche carta da musica perché sembra un pezzo di carta che fa la musica. Vedete che melodia. Se non sbaglio si dovrebbe mangiare così, no? Vediamo un pezzo di... Oh, salsiccia! La salsiccia! Sembra un salame. Un po' di formaggio. Asciutto è molto molto più croccante, più duro, più secco. Devi stare attento quando mordi, non fare bocconi troppo grandi perché sennò ti graffi tutto all'interno della bocca. Questo è un altro modo di mangiare il pane carasau, che lo bagni e appena diventa un pochino più morbido lo farcisci come una piadina, lo arrotoli. Mettiamo un po' di pecorino, un po' di lonza. Ma che roba, lo arrotoliamo. È diventato un involtino, Bagnato è tutta un'altra cosa. Stupendo. Molto molto più buono il bagnato. C'ha un'altra consistenza, non ti graffi la bocca, molto più facile da mangiare. Ma qui sotto c'era nascosto pure il pane carasau, che è un pochino più bianco ma è anche molto più sottile, guardate. Si spacca subito. Vediamo com'è. No, vabbè. Tanta roba. Il pane carasau è perfetto per la ASMR. Pane carasau sottile. Pane carasau normale. Pane carasau bagnato. Poco, però è il più buono di tutti, mi piace un botto. Misto di formaggio di caprino con il pomodoro e la menta. Buonissimo. È un misto tra mozzarella e ricotta e non si sente per niente l'odore della capra. Mangiamo insieme al pomodoro. Una bontà assurda, oh. Poi si sente anche la menta, una roba bella fresca, cioè senti il fresco all'interno della bocca. Adesso lo devo provare col pane bagnato perché è una roba veramente spettacolare. Allora, lui è cagliata lattica. Cagliata lattica. Sì, casacedo, lui dura al massimo 2-3 giorni. Quando arriva al massimo dell'acidità lo mettiamo sotto sale, si trasforma in casemuggia, una sorta di dado dove le signore fanno i ravioli, le minestre estive, lo usano al posto del sale. Proviamo il caso agedu, ma che roba, sembra un budino.
Wow, sa molto di ricotta, morbido, cremoso, un pochino aspro. Sembra veramente yogurt magro di capra, solido. Facciamo sto pomodoro secco sott'olio. Bello aspro, sembra che c'ha il sugo di pomodoro all'interno della bocca. Vediamo se avete mai assaggiato una ricotta più fresca di questa. Ricotta di capra, appena fatta, ancora sta fumando, bello caldo. Fresca fresca, vediamo com'è. Bello cremoso, lattoso, morbido, un pizzico di dolce, favolosa. Facciamo il nostro abbinamento personale. Bei Nicola Gian. Vediamo sto pane carasau bagnato, un po' di pomodorini secchi, cipollino, un po' di ricotta. Dai, ci sta bene. 2 pezzi di salsiccia. Questa salsiccia comunque a mangiare assomiglia molto al salame. Sto involtone. Un'esplosione di gusto. C'è il pomodoro seccato che sembra di mangiare un panzerotto. Formaggio fuso, sempre di capra, stiamo parlando. Guarda che roba! Guarda quanto è unto, scoccia l'olio. Questo se lo schiaffo su una pizza diventa una roba magnifica. Altro che 4 formaggi, va bene questa qui. Veramente cremosa, molto gustosa. C'è un gregge di capra in bocca. E in 2 per tutta sta roba abbiamo speso 50 euro. Ma non è finita qui. Dato che qui fanno i formaggi, non potevo non chiedere del re indiscusso dei formaggi. Il Casumarzu, ovvero il formaggio coi vermi. Finalmente riusciamo a mangiarla qui in Sardegna. Raga, è arrivato il momento. Wow! È strapieno di vermiciattoli che si muovono, saltellano. Eccolo. Ah! Questi saltano via. Saltano, certo. Guardate. Vado, Casumarzu. Oh! Buono! Non si sente vermiciattolo, cioè non si sente per niente, alla fine è come crema. Formaggio buonissimo, dolce, piccantino, bello cremoso. Wow! Si sente anche un intenso sapore di capra, una mandria di capra in bocca, veramente buono. Il sapore è forte, sul forte, perciò È vino. col vino, cioè il vino per forza, perciò adesso entriamo e beviamo un po' di vino. Ehi! E sono arrivate le capre! Sono il sardo. Piano piano arrivano. Poi hanno tutto il nome, Sì? Sì. E li riconoscete tutti? Assolutamente sì. E puntino. Ciao Puntino. E Margherita. Ciao Margherita. Vieni. Siamo in altissimo, si vede proprio la città Seulo dall'alto, sui 1300 metri di altezza per andare in questo agriturismo. C'ho già le orecchie tappate come se fossi in aereo. Oh, siamo arrivati in mezzo al nulla e qui mangeremo delle specialità del posto, altre specialità tipiche sarde, però adesso smaltiamo un po' che sono ancora pieno. Andiamo a raccogliere le patate. Eccone una! Una patata. Un'altra patata? Mini patata, questo è un fagiolo. Eccone un altro piccolino. Qui ci faccio la fondue. La fonduta, quella svizzera. Danno le patatine piccoline così da sbucciare. Cipollotto. Tutto chilometro zero, raga. Un'altra patatina. Ok. Facciamo portare. Raga, pomodoro chilometro zero. Oh. Direttamente dall'orto. Altro che quelle che comprate al supermercato. Minestrone de Casemurgia oggi mangiamo. Questi sono forse i principali ingredienti. Per dare il sapore alla Certo. Uno è salato, anche questo è saporito. È formaggio di capra? Capra sì, casagedo d'estate e d'inverno è casemurgia, perché ci mettiamo il sale. Senti, assaggia. Assaggiamo. Wow! È dolce! E quanti tipi di verdure sono all'interno di queste minestre? Un minestrone di casemurgia, patate, cavolo e zucchine. ci E mettiamo. zucchine. Poi uno ci può anche mettere altro. Ah. Cavolo è la base.
Che profumino. Viene una roba stupenda, oh. C'ho già la colla in bocca. Adesso andiamo a prendere un po' di formaggio. Guardate, porcellini. Non c'è niente oggi. Abbiamo preso un po' di formaggio per la zuppa che era troppo poca. Oh, oggi fa un freddo cane. Ci vuole un bel posto a fuoco, sto fornello qui. Ecco un altro nostro pasto tipico sardo. Allora, ci sono gli affettati, un po' di ceci. Qui siamo a Seulo, perciò tutta roba genuina, chilometro zero. Infatti, come potete vedere, qui abbiamo la nostra zuppa della longevità, l'elisir della vita, il minestrone dei centenari. Qui abbiamo un bel po' di verdura. Ci sono i fagiolini, c'è la patata, c'è il pomodoro, c'è la zucca, c'è anche il prosciutto. Ah, che roba! Ecco cosa mangiano qui per vivere così a lungo. Buon appetito! È sana, ma allo stesso tempo ha un sapore veramente buonissimo. La verdura cotta alla perfezione, poi si sente quell'aspro del pomodoro che dà quel tocco in più a sta zuppa, che più ce ne schiaffi dentro e più è saporito sto minestrone. No, c'è sto prosciutto che è bello grosso, c'è un prosciuttone in bocca. È diventato meno salato di com'era all'origine perché ha sparso tutto il sapore nella zuppa. Perciò sta zuppa è stupenda. E poi ora è sera e fa un pochino freddino. Una bella zuppetta. È il camino acceso, c'è un'atmosfera stupenda. È molto molto sardegnoso. Ecco qua i culurgiones tipici di Seulo. Infatti, come potete vedere, non c'ha quella forma tipo grano che trovate in tutta la Sardegna, no? Questi sono i culurgiones tipici di Seulo, che sono a forma quadrata, tipo ravioli. Qui sopra ci hanno cosparso un pochino di pecorino. Wow, si sente un botto la menta e le patate, gustosissimo. C'è questo pecorino che ci ha cosparso sopra che dà un tocco in più. Comunque non avrei mai immaginato di trovare un abbinamento formaggio, patate e menta. C'è sta menta che ci sta bene un bel po'. C'è il sapore del pecorino che potrebbe essere pesante per alcune persone, ma c'è questa menta che te lo nasconde perfettamente, cioè non lo senti per niente questa pecora. Il rosso non può mai mancare. Comunque, facendo i contenuti qui in Italia, sono felice un botto perché ogni pasto si può abbinare a un bel rosso. Pecorino. Proviamo questi funghi porcini fritti. Cioè il dolce del fungo è un pochino croccante e c'ha quel pizzico di sale che gli dà quella spezia in più. No vabbè, questo piatto è veramente spettacolare, semplice e stragustoso. Altro che le patate fritte, porcini fritti, sono strabuonissimi. E nel paese della longevità non possono mancare i ceci. Insalata di ceci freddi con la cipolla cruda. Wow, è gustosissimo. E qui a cena ci propongono altri affettati, la salsiccia e il prosciutto crudo, però qui troviamo molto meno grasso. Assomiglia molto a quello che abbiamo mangiato oggi a pranzo. Può darsi che collaborano insieme. E questi salumi arrivano dallo stesso posto. Buonissime. Oh, sto minestrone tocca mangiarlo per forza perché prima ho mangiato una bella porzione, 100 anni. Seconda porzione, 200 anni. Che poi non scotta, non è caldissima, è sul tiepido caldo. È mangiabile un botto, stragustoso. 150 anni, aspettate, 195 anni, 200 anni, arriviamo anche a 300 anni, Vedete quante sono sta cena? Cioè, cavolfiori cotti, freddi, con un po' di pepe e sale. Non ho neanche più bisogno di fare le analisi del sangue.
Fine pasto, la pardula, dolce tipico del posto. Sembra una tartaruga, un fungo tartaruga. È strabuono. Cos'è? Ricotta, limone. Questo dolce è buonissimo, ricotta e limone. Adesso lo abbiniamo con un bel mirto. Stupendo, è tipo un limoncello fatto con il mirto. Poi abbiamo il filo ferro, che è una grappa tipica sarda. Vediamo com'è. Wow, è potente. È tipo il peggio cinese. Da una botta questa che ti arriva fino a qui. Si riscalda tutto. D'inverno spacca. In totale in due abbiamo speso 55 euro, compresa anche una bottiglia di tè alla pesca. Wow! Quanto cavolo ho mangiato. Hanno avuto 3 tavoli, solamente 3 tavoli. Abbiamo chiacchierato così anche con Luciana, gentilissima, stracarina. Ogni posto che sono andato qui, tutti calorosissimi. Cioè, ti fanno sentire a casa. È la mia prima esperienza in un agriturismo qui in Sardegna. È stata positivissima, il prezzo più che onesto, tutto chilometro zero, si mangia da Dio. E niente, ci vediamo domani. Buonanotte! Raga, ho dormito benissimo, non c'era alcun rumore, al limite c'era salsiccia che faceva... No, comunque ho dormito benissimo, siamo in mezzo al nulla. Vediamo cosa danno a colazione qui. Questa è la nostra colazione, una colazione a buffet, tutte fatte in casa, raga. Oh, la pesca a chilometro zero e dei savoiardoni, sono giganti, ma che roba. Un bel piano caffè e buona colazione. Stupendo comunque, savoiardi inzuppati nel caffè, fine del mondo. È giunta al termine pure questa puntata qui, grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. Ci vediamo nel prossimo video, vabbè, ciao!